Non riesci a fare a meno di Radio Rossonera? Acquista subito i nostri nuovi prodotti. Troverai sacchette, magliette in varie taglie e colori, felpe, tazze e tanto altro col nostro logo. Clicca subito il link in descrizione e porta Radio Rossonera sempre con te. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati a tutti amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui in diretta per il post partita di Lecce-Milan che finisce 2-3 e quindi vittoria per il Milan che torna a vincere dopo 3 partite in campionato, dopo le 3 sconfitte, torna a vincere ribaltando il Lecce in una dozzina di minuti. Lecce che era andato in vantaggio di 2 gol con la doppietta di Kristovic intorno all'ora di gioco, quindi il Milan si riprende dopo 10 minuti dal 2-0, va poi a fare il 2-1 con un autogol di Gallo propiziato da un tiro un po' sporco di João Felix, corretto in porta da Gallo, poi c'è il rigore di Pulisic che prende Pulisic su intervento di Baschirotto e realizza sotto la traversa, e dopodiché il 3-2 finale su assist di Rafael Leao, il piattone al volo di Pulisic per appunto la vittoria che riporta il Milan a vincere, quota 44 in classifica per una partita che in realtà insomma è stata, mi verrebbe a dire un po' la nostra solita partita, nel bene e nel male. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buonasera a tutti, ben ritrovati. Giacomo Mirandola, ciao Jack. Buonasera a tutti. E saluto dal Via del Mare Enrico Aiello, ciao Henry, ben ritrovato. Ciao Simo, ben trovato, un saluto ad Enrico, a Giacomo, ovviamente a tutti gli ascoltatori. Ti lascio aprire ovviamente Henry, perché poi insomma non ti avremo per tutto il post, come l'hai vista con gli occhi di chi era lì presente allo stadio. L'ho vista come una partita che è assolutamente la fotografia e lo specchio di questa stagione da parte del Milan, una squadra che vive continuamente sulle montagne russe tra alti e bassi, Simo, una squadra che paradossalmente subisce i gol nel suo momento migliore e li realizza quando è spalle al muro, nel momento peggiore, quando ormai addirittura lo spettro di un nuovo esonero a stagione in corsa sembrava in procinto di potersi concretizzare, perché sinceramente sul 2-0 per il Lecce, con l'inerzia della partita che era evidentemente a favore dei padroni di casa, anche qui in tribuna stampa cominciava a serpeggiare qualche ipotesi, così come era d'altronde trapelato nelle ultime ore, di un possibile esonero di Sergio Conceição al termine di questa partita. Invece il Milan paradossalmente ha reagito proprio in quel momento, a dimostrazione di come questa squadra sia molto molto vulnerabile, sia una squadra probabilmente ancora alla ricerca di un'identità, o che forse la sua identità ce l'ha chiara sin dall'inizio della stagione, perché questa è una squadra continuamente priva di equilibrio, che non ha mai raggiunto una solidità, una situazione che va avanti praticamente da inizio stagione. Il Milan è questo, è una squadra che può subire gol da un momento all'altro, ha la capacità e la forza per poterlo anche realizzare in qualsiasi momento della partita, ma è evidente che è una squadra che difficilmente può cercare di raggiungere a lungo termine obiettivi importanti, perché sappiamo bene che senza equilibrio e senza solidità, ma soprattutto senza un'identità di squadra, soprattutto in Italia, non puoi andare da nessuna parte. Oggi ci teniamo la vittoria, ci teniamo i 3 punti, ci teniamo chiaramente la reazione della squadra in un momento in cui si era toccato il fondo, ma per il resto i passi in avanti sono ben pochi al di là del risultato. È vero che c'è stato un buon primo tempo, soprattutto c'è stato un secondo tempo in cui il Milan ha saputo trovare per 3 volte la via del gol, però ci sono stati anche dei momenti della partita in cui il Lecce sinceramente sembrava affondare come lama calda nel burro una difesa del Milan che anche questa sera ha lasciato molto a desiderare. Henry, lascio anche a te aprire. Arriveranno anche ovviamente Mister Emanuele Bottoni, sempre se gli mando il link, mi stavo dimenticando, e ovviamente anche Beatrice Sarti. Henry, vai pure. Ma guarda, innanzitutto come sempre vi ricordo, scusate se lo devo fare, perdonatemi, di mettere like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, le solite cose per supportarci ragazzi. Grazie davvero di cuore a tutti coloro che lo hanno fatto, lo stanno facendo in una maniera incredibile, davvero grazie, andiamo avanti grazie a voi e non è una frase fatta. Ma che dire,
classica partita del Milan, sono d'accordo con Henry che dice questo, perché il Milan ha segnato 2 gol in fuorigioco, quindi episodi su episodi, alla prima ripartenza prende gol, nel secondo tempo anche lì un gol tremendo, poi trova la forza di ribaltarla, poi va a segnare, poi si prende un rigore, la ribalta addirittura. Io non davo per... Cioè, io quando abbiamo segnato il 3-2 non ho detto che bello è fatta, perché anche nei 10 minuti finali poteva comunque succedere di tutto, cioè hai l'impressione con questa squadra che può davvero succedere sempre un pochino di tutto, ecco, e poi non so, valuteremo meglio Bond, magari valuteremo meglio qualche giocatore che si è visto al avevamo visto nelle partite precedenti o che non avevamo mai visto addirittura nel caso del numero 38. Io dico solo una cosa: in questo marasma generale, in questo delirio totale di Milan, anche questa sera l'hai vinta con i tuoi 2 giocatori più forti, che sono Pulisic e Leao e Pulisic. Sono sempre stati quelli, al netto di alti e bassi da parte di entrambi, uno alti e bassi magari più mentali, no? Psicologici, come può essere Leao, l'altro alti e bassi più fisici, come può essere Pulisic. Alla fine dei conti, chi è che ti ha portato e sono pochi, lo so, 44 punti, l'80% delle volte sono stati quei 2 ragazzi lì, quindi penso che sia questo, sono i tuoi giocatori più forti e devi conservarli, ecco. Jack? Allora, parto dal presupposto che a mio modo di vedere, a mio avviso, il pareggio sarebbe stato un risultato giusto, perché era una partita che il Milan non meritava di perdere, ma non meritava di vincere. Per il semplice fatto che secondo me è stato un Milan molto positivo in attacco e molto negativo in difesa. Quindi io ho rivisto più che alcuni problemi, diciamo, più delle ultimissime partite in cui il Milan non era niente, cioè non funzionava l'attacco, non funzionava la difesa, non funzionava nulla. Oggi almeno ho visto un attacco che funzionava dal punto di vista delle occasioni, della creazione. Ho rivisto un po' più il Milan dello scorso anno, per certi versi, nella gara di oggi. Peraltro ricordo che sempre con Lecce, negli ultimi anni, parte un po' questi momenti di porta un po' stregata, con situazioni, episodi. Io ricordo una partita, credo, contro il Lecce, addirittura 3 gol annullati. E oggi 2 gol annullati, più il palo di Jimenez. Poi sono arrivati gol, anche quelli... Diciamo, il gol che ha svoltato la partita è stato un po' episodico, però io sono anche dell'idea che una squadra in crisi così ne esca anche un po' con questo, nel senso che non si può pensare che una squadra che viene da 3 sconfitte di fila vada a fare l'equivalente della partita del Milan a Napoli di 2 anni fa, che vince 4-0 spianando su tutto e tutti. Deve succedere qualcosa che ti aiuta ad indirizzarla, e quel qualcosa è stato l'autogol di Gallo, a mio avviso, nella partita di quest'oggi. Detto questo, ciò che continua a fare e a creare problemi è la gestione, per quanto mi riguarda, della struttura del centrocampo, che è sempre il problema quando la squadra non ha equilibrio, perché oggi il centrocampo ha dato un buon contributo offensivo. Musa è riuscito a farsi trovare in posizioni fastidiose per la difesa del Lecce a più riprese, soprattutto nel primo tempo. Reinders è stato, a mio avviso, ancora una volta uno dei migliori. In più, oggi, soprattutto nei primi 45, si è ritrovato un Teo in spolvero offensivo, che era da tanto, ma tanto che non si vedeva fare 3 sgasati in una partita sola. Dietro però il contrappasso è stato che dietro si è tremato a ogni piede sospinto. Il primo gol è oggettivamente un gran gol, quello del Lecce. Poi però arriva il palo che poteva già portarla sul 2-0, poi la portano sul 2-0 e alla fine il Milan è per certi versi anche un po' fortunato ad andare a riprenderla. Quindi per me la X sarebbe stato il risultato più giusto, per un semplice fatto che io vedo una partita da 7 abbondante dell'attacco e una partita da ben meno di 5 della difesa. Enrico, Aiello, prima di lasciarti andare, insomma, volevo chiederti un po' l'ambiente, insomma, che c'è stato, perché l'abbiamo vista la panchina esultare molto, ovviamente sul 3-2, insomma, volevo chiederti un po' cos'è, perché tu ovviamente essendo lì ci puoi raccontare un po' meglio quello che è stato lo stadio. È un po' gli ultimi 20-25 minuti, se insomma c'era l'impressione quantomeno di riuscire a ribaltarla oppure no. Intanto saluto Beatrice Sarti che vedo inquadrata, auguri Bea, a te, a tutte le tifose milaniste che sono Grazie in mille. ascolto in questa giornata.
Il clima è stato un clima chiaramente di contestazione. I tifosi del Milan, come ben sapete, hanno cominciato a riempire, soprattutto quelli del tifo organizzato, la curva, il settore ospiti dopo il 15° minuto, paradossalmente, quando è stato annullato anche il secondo gol realizzato dal Milan, ma è chiaro ed evidente che il settore ospiti era anche riempito da tantissimi tifosi milanisti presenti, soprattutto dai Milan Club del centro-sud Italia. È chiaro che da parte di quello spicchio di sostenitori, la parte alta del settore ospiti, sono arrivati anche cori di incitamento, non tanto nei confronti della squadra quanto dei colori rossoneri. Per il resto è stato un monologo, un continuo cantare contro la proprietà, l'ormai famigerato coro Cardinale devi vendere, poi tutto il resto del repertorio contro ovviamente la proprietà, cori che si sono protratti anche dopo il secondo ed il terzo gol del Milan, a dimostrazione di come, nonostante la vittoria, ovviamente l'atteggiamento da parte della tifoseria rossonera, quella organizzata in particolare, non cambia nei confronti della società. Al termine del match i giocatori del Lecce sono arrivati ovviamente sotto la loro curva a raccogliere sia qualche rimprovero ma anche tanti cori di incitamento da parte dei tifosi in vista della prossima partita contro il Genoa. Quelli del Milan invece hanno sopravanzato di poco la metà campo, sono andati a salutare il settore ospiti che è rimasto abbastanza indifferente, se non per il solito coro contro Gerry Cardinale, che è tornato a piovere appunto dallo spicchio di tifosi milanisti. Per quello che mi chiedevi invece degli ultimi 20 minuti di partita, ti rispondo sinceramente no, nel senso che quando il Milan ha subito il secondo gol, francamente qui si stava già pensando a quelle che sarebbero state a quelli che sarebbero stati i commenti nel post partita, e soprattutto a quello che sarebbe stato probabilmente anche l'epilogo dell'avventura di Sergio Conceição sulla panchina del Milan, perché tanti giornalisti, soprattutto quelli che seguono sempre il Milan qui in tribuna stampa al Via del Mare, iniziavano appunto ad immaginare quali sarebbero state le decisioni assunte dalla dirigenza rispetto proprio all'allenatore che sarebbe incappato nella quarta sconfitta consecutiva. Ma come dicevo in apertura del mio intervento, paradossalmente proprio in quel momento è arrivata incredibilmente, devo dire, la reazione della squadra. È arrivata anche una vittoria che sinceramente sembrava insperata dopo il gol del 2-0 di Krstovic. Enrico, grazie, ti lascio andare. Grazie a voi. Simo, io ovviamente vado in sala stampa per la conferenza stampa dell'allenatore, vedremo chi giocatore lo raggiungerà, ti giro qualche informazione ovviamente offline da poter appunto poi diffondere a chi ci sta ascoltando. Nel frattempo vi saluto, un caro abbraccio, forza Milan sempre e buona serata. Grazie Enrico Aiello, che ovviamente sentiamo con le dichiarazioni dalla sala stampa. Grazie Henry. Bea. Allora, partiamo dal risultato, che direi che è la cosa più importante, perché la quarta sconfitta consecutiva sarebbe stata davvero, davvero pesante, perché la situazione già lo è. Abbiamo vissuto davvero un fine settimana difficile con le voti che sono uscite venerdì, insomma, non sono sicuramente giorni semplici. La squadra ha avuto una reazione sul 2-0, onestamente perdere 2-0 contro questo Lecce era dura da raccontare, cioè, non so cosa avremmo raccontato onestamente qui nel post partita. La squadra ha reagito, ha vinto 3-2. È chiaro che nel primo tempo non ha funzionato niente, perché il Lecce era la classica squadra che quest'anno dinanzi al Milan, quando prende palla, è praticamente in porta. I nostri difensori, ma così come i centrocampisti, davvero, ve lo dicevo mentre stavamo guardando la partita, le cose normali sembravano difficilissime nel primo tempo. Avevo visto Walker molto in difficoltà, Gabbia, i due centrocampisti, insomma, era un primo tempo davvero da mani nei capelli. Poi è entrato Leao, sicuramente non è stato l'unico, perché è fondamentale ovviamente anche l'apporto di Pulisic. È calato un po' il Lecce, l'intensità del Lecce è calato, però insomma tutte queste cose messe insieme hanno fatto sì che il Milan vincesse 3-2 questa partita in un clima veramente teso, perché è ovvio che il clima è teso, però sono 3 punti che possono dare una boccata d'ossigeno. È chiaro che la classifica è quello che è. Vedo anche dalla chat che non in tanti di voi sono entusiasti, ma capisco, cioè la situazione è davvero pesante, però uscire con 0 punti da quello stadio contro una squadra del genere era davvero dura. Tu i campioni per vincere questa partita li hai, non vogliamo chiamarli campioni, chiamiamoli calciatori forti, li hai, lo hanno dimostrato, e come diceva anche Harry, credo che con Leao e Pulisic
sempre in campo si possono vincere le partite. È ovvio che non è tutto lì, però spero che questa partita abbia insegnato per l'ennesima volta con Seisao che alcune panchine non portano a niente. E non mi Intanto riferisco devo solo a ringraziare Leao. Carlo Teodori che ci ha donato 12 euro. Carlo, come al solito, grazie mille per la donazione. Grazie a te e a tutti quelli che ci stanno seguendo, mettendo like, eccetera, che ci Grazie. permettono ovviamente di andare avanti. A Placido che ha rinnovato per il 12° mese e a Paco che invece ha rinnovato per il mese numero 19. Dico anch'io due cose velocissime. È stata una partita, come detto, abbastanza simile a quello che abbiamo già visto. Insomma, per certi versi è stata simile a Milan-Parma, è stata simile ad altre partite che abbiamo già visto. Abbiamo insomma diciamo così, un canovaccio abbastanza ripetitivo delle nostre partite. Diciamo che il Milan di questa sera probabilmente poteva fare 3 gol il primo tempo? Sì. Poteva prendere 3 gol il primo tempo? Sì. Perché oltre al gol di Kristovic ha il palo, sempre di Kristovic, e quell'occasione di Perotti dove la sbuccia malamente, quasi uno contro uno con Sportiello. D'altro canto ne potevi fare 3. È finito 1-0 il primo tempo, è finito 3-2 il secondo, poteva finire 5-4, poteva finire 3-2 per il Lecce, poteva finire 2-2. È una partita completamente senza nessun filo e senso logico. Semplicemente ha vinto la squadra che è riuscita a fare 3 gol e ne ha subito 2. Ma non perché è stata migliore o peggiore dell'avversario, anzi, per un'ora di gioco, forse facendo la tara del fatto che giocavamo con il Lecce, che faceva 0 gol da 4 partite, e diciamo così, era il Lecce, perché dopo l'ora di gioco sotto 2-0 in trasferta, fortuna che era il Lecce, sei riuscita a ribaltarla come l'hai ribaltata a volte con il Parma, l'hai ribaltata in altre circostanze, come abbiamo spesso vinto con Conceição, andando sotto e quando riesci a ribaltarla la vinci. Ma non abbiamo mai visto una partita tranquilla, vinta che so, 2-0 in trasferta, sì, magari rischiando un paio di volte o giù di lì. Ma il primo tempo del Milan tatticamente è stato aberrante. Cioè, poi davanti dal metacampo in su, quando qualsiasi delle due squadre passava la metacampo con un po' di ritmo, chiudeva l'azione in un modo o nell'altro, andava a chiudere il Milan e il Lecce, entrambe. È stata una partita così. Sembrava quasi di essere a fine luglio. Agostiana. Sì, sembrava una sorta di partita di fine luglio, dove le gambe sono quello che sono, la tattica è un po' quello che è, la si gioca per mettere un po' di benzina nelle gambe, per testare qualche giocatore nuovo, per testare qualche sistemazione tattica nuova, magari facendo stare in panchina chi doveva giocare titolare per testare gli altri, così come è stato oggi, e poi alla fine siamo dovuti tornare in campo per chiedere una mano ai soliti due. Cioè Rafael Leao e Christian Pulisic, perché alla fine gira e rigira, tira una linea, come ha detto Henry, e in fondo a questa stagione più Pulisic che Leao, più Leao che Pulisic, dipende dalla partita, ma questa è Però stata sono la loro. nostra stagione. Col Como agitiamo ancora la mano con 2 dadi dentro, lanciamo i dadi e vedremo che partita verrà. Potrà vincere il Como, potremo pareggiare 3-3, potrà vincere il Milan. E chiuderemo la stagione più o meno, credo, a lancio di dadi. Sì, ma c'è un altro... Prima di andare avanti, volevo leggere 2 messaggi del nostro editore che scrive: come editore di Radio Rossonera annuncio ufficialmente che istituiremo il premio top sostenitore di Radio Rossonera Carlo Teodori. Io sono d'accordo con il nostro editore, appunto, a prescindere, ma sono d'accordo ancora di più perché a Carlo Teodori ha donato altri 12 euro, scrivendo mi dispiace per Gabbia, credo si riferisca al gol annullato a Matteo, immagino, e anche Giovanni che ci ha donato 5 euro, non ha legato un messaggio. Giovanni, se vuoi scrivici un messaggio che lo leggiamo, grazie mille a anche l'altro Giovanni che si è abbonato, insomma ragazzi, grazie per il supporto, continuate davvero così. Scrive anche: Carlo Teodori dimostra il suo concreto attaccamento e sostegno a Radio Rossonera e a tutta la redazione, ma anche la necessità di mantenere viva l'unica vera voce indipendente dei milanisti. Allora, prima di tornare un secondo alla partita, una piccola parentesi.
il buon Peppe Di Stefano, che era qui con noi ieri in collegamento, ha detto che sono emersi risultati, tra l'altro abbastanza importanti, dell'incontro di Giorgio Furlani con Jerry Cardinale a New York. Ha voluto incontrare Cardinale, Furlani, per un chiarimento su divisioni di ruoli e poteri. In questo senso, l'attuale amministratore delegato, che rappresenta anima del fondo Elliott e ha potere di firma, ha ottenuto dal proprietario di avere, come negli ultimi 2 anni, la delega e la forza in chiave sportiva. Avevamo dubbi? No. No. Direi di no. No, perché vorrebbe dire che Redbird aveva potere Potevamo fare un po' spartita con un filo di sorriso e invece niente, neanche il 3-2 con il Lecce ci possiamo un attimo godere. Vabbè. Ne riparleremo domani mattina e Sì. nei prossimi appuntamenti. Restiamo sulla gara, va, che è meglio, che forse è l'unica cosa positiva di questo momento. Sì. Cioè, comunque aver vinto questa sera. Ha parlato Christian Pulisic, vittoria importante 100% per ripartire. Questo momento è molto difficile, una vittoria importante, un gruppo unito, abbiamo dimostrato un momento molto molto difficile, fare questa vittoria è importante. Questo era Pulisic. È vero che il momento è difficile, ha detto bene, era molto importante perché il momento credo che sia difficile anche per i calciatori che sono, tra virgolette, fuori da tutte queste dinamiche di potere che stiamo raccontando, però i calciatori tutto questo lo vivono in prima persona perché poi vanno in campo loro. Ha parlato anche Rafa, siamo entrati con la voglia di vincere, purtroppo ci hanno annullato 2 gol, fuori gioco Rafa. Ci abbiamo creduto tutti insieme, alla fine si vince, no, beh, sennò è come l'Inter nel derby, che facevano il conto dei gol annullati. Sì. Il nostro spirito di gruppo è sempre stato forte, poi purtroppo siamo fuori dalle competizioni europee, non abbiamo avuto la possibilità di lavorare, sono entrato con la voglia di aiutare, insomma, vabbè, non ho detto niente. Torniamo alla partita, dai. Vediamo un pochino i singoli. Sportiello, senza voto direi, insomma, ha preso 2 gol che non erano parabili e poco altro. Kyle Walker. Per me è abbastanza in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, poi è uscito, però l'ho visto abbastanza in difficoltà. Per carità, nel primo tempo sono stati in difficoltà diversi calciatori del Milan, però l'ho visto più in difficoltà e diverso dal Walker che avevamo visto nelle sue prime uscite con la maglia del Milan. Sì, forse per me è la peggiore di Walker da quando è qui. Con quella versus Paixão, che poverino. Questa è quella a Rotterdam, direi. Sì. I 2 centrali. Soli. Soli è una parola giusta, sì. Siamo tornati a lasciare soli i centrali costantemente. Sì. Soli, e aggiungo io che io ho grande stima sia di Malik che di Matteo e sono stati, anzi credo che siano i giocatori che ho inserito di più nei 4 migliori a fine partita all'inizio dell'anno, per dire come è andato il Milan. Questa sera per me soli e anche un po' incalando rispetto ad altre partite in cui anche quando erano soli comunque hanno regalato prestazioni di più alto livello, ecco. Nulla contro a questi 2 ragazzi che, ripeto, sono stati sollecitati per essere edulcorati dall'inizio della stagione dagli attacchi avversari un'infinità di volte. Vi riporto anche le parole di Gianluca Di Marzo sulla questione precedente, poi torniamo a parlare del centrocampo. Il direttore sportivo lo decide anche e soprattutto Furlani, nonostante gli incontri di Ibra e Moncada che avevano incontrato Tare, Berta e Paratici. Ora si riparte da zero. Furlani farà gli incontri. Furlani rappresenta il fondo Elliott e avendo il potere di firma... Ma scusate, ma c'è anche un'indagine in corso, ma che si sta facendo? Ma ragazzi, ma il Milan non è di Redbird? Punto di domanda, ma cosa sta succedendo? Vabbè. Furlani rappresenta il fondo Elliott e avendo il potere di firma ha ottenuto di poter incontrare i direttori sportivi candidati, incontrerà Paratici, Tare e anche Berta.
Non escludo che possano anche uscire altri candidati. Uno può essere Tony D'Amico dell'Atalanta. Bisogna capire i tempi della scelta. C'è bisogno subito o si può aspettare a fine stagione? Ma sì, io aspetterei agosto di vedere come va la stagione senza direttore sportivo per capire se effettivamente serve o no. Vabbè. Non so. Guarda, io per risollevare questo momento metto in onda tutte le donazioni, gli abbonamenti. Brava, Bea, Grazie davvero a tutti. Ci chiedevano tra l'altro in chat come si fa ad abbonarsi perché volevano sostenere il nostro lavoro. Quindi grazie mille. E ve lo spiega Harry, che è il più bravo a spiegare come si fanno gli abbonamenti. Sì, ma potevi fermarti a è il più bravo, cioè il più bravo, punto. No, scherzi, sto scherzando prima che poi ci credo. No, è molto semplice, ragazzi. Per l'abbonamento, nella chat dove scrivete i messaggi, vicino c'è un simbolino con il dollaro. Cliccando lì potete o fare una donazione come fa Carlo Teodori, che è il GOAT di questa chat, oppure potete abbonarvi 0,99 al mese e ci date una mano clamorosa. Grazie mille a tutti davvero, di cuore, di tutto il supporto. No, sono abbastanza allibito. Dovrei parlare della partita, mi rendo conto, insomma, di questo inutile Lecce Milan che sono riusciti comunque a vincere. Però mi sembra una missione abbastanza evidente questa. Sì, è una missione abbastanza evidente. Come era evidente che non era andato lì a parlare se prendere Tare o Paratici, ma insomma si è mosso ed è andato da Cardinale per ricordargli chi comanda. Insomma, mi sembra abbastanza evidente che è andato lì con legali o non legali, che signori, comando io, perché io, nonostante che si dica che sono di Redbird, in teoria rappresento chi, ovvero il fondo Elliott. Ma allora, adesso mi permetto adesso dirò una cosa, cioè preparatevi perché mi guarderete tutti male e mi parlerete male, ma io sono convinto che questo progetto con Elliott non sarebbe stato così terrificante, e anche con Redbird e basta non sarebbe stato così terrificante. Il problema è che adesso si è in questa gigantesca lotta di potere, per cui a Redbird interessa molto di più ricordare la propria posizione di potere che il Milan. A Elliott idem con patate, e del Milan non frega niente a nessuno delle persone a cui comanda. Quindi io non credo che il Milan avrebbe vinto 6 Champions di fila con nessuno dei due, ma se ci fosse stata comunque un gruppo forte e unito e di potere in cima al Milan di Elliott o di Redbird, non di entrambi che si fanno una guerra civile tra di loro, le cose non sarebbero andate così male per me. E so quello, mi rendo conto dell'entità di quello che sto dicendo. Jack, ci potrebbe anche stare, sai qual è il problema? È che su Redbird non lo so, su Elliott la prova ce l'abbiamo già avuta, in parte, perché anche solo Elliott di guerre interne ce n'erano, ma fortunatamente c'era anche chi dava soprattutto priorità al campo, al vincere le partite, al qualificarsi in Champions, al competere per lo scudetto, e al netto di guerre interne, difficoltà in spazio di manovra, pieghe di potere, comunque quella cosa lì veniva messa come priorità dai dirigenti precedenti. Adesso, oltre alla divisione di cui parlavi tu, c'è anche un menefreghismo verso il prato verde con le linee bianche, le porte e le reti, che arriva a dimensioni importanti, ecco. Non lo so, io farei a meno di uno e dell'altro. Ragazzi, scusate, vi prego, gli insulti in chat, perché io poi sbaglio a cliccare, invece che mettere in onda le donazioni, per sbaglio metto in onda il resto. Vi prego. Grazie, ringraziamo prima di continuare, esatto, Cataldo che ci dona 24 euro, grazie mille. Cataldo, prova l'attacco, prova a rispondere a Carlo Teodori. Cataldo, grazie della donazione. Grazie a tutti. Allora, visto che insomma ve l'abbiamo raccontato, riraccontato e straraccontato che c'è una lotta di potere pesante dentro la Cimina, e da quello che esce anche negli ultimissimi minuti sembra che qualcuno l'abbia vinta e qualcuno l'abbia persa, soprattutto, diciamo così, l'uomo di riferimento di chi l'ha persa
spero in un suo atto finale, quantomeno di coraggio, e che dica arrivederci. Zlatan, nel caso, prendi il coraggio a due mani e vai. Perché se no, cioè, farsi mangiare in testa, giustamente, o sbaglio, cioè, diciamo così, non è più giusto stare qui a fare la figura di chi pensa di comandare ma non comanda niente. Esatto. Ecco, perché è andato a fare gli incontri col direttore sportivo e poi, no, fermo un attimo, li devo fare io. Tu conti come il 2 di briscola quando... Fossi in Dice Ibra, come non ne avrei accettato, Ma fossi ragazzi, in Ibra, però, scusa Bea, fossi in Ibra, non avrei accettato i tempi, ma fossi in Ibra ora, domattina, il foglio con le dimissioni sono sul tavolo del quarto piano o sul tavolo di Cardinale negli Stati Uniti, dato che sì, non è ma non è che ha vinto Furlani, cioè Furlani è un uomo di Elliott. Elliott, cioè, è chi comanda, cioè, penso che sia evidente, ragazzi, cioè, perché altrimenti cioè, non esiste una situazione del, non è una lotta No, di capisco, potere, Bea, la però... lotta non c'è mai stata, perché non c'è mai stata la lotta. Nel calcio, No, chi ma Bea, questo comanda, lo capisco, però, tipo, mettiamo il caso che questa faida che sta andando avanti, Elliot ha detto, sentite signori, adesso basta giocare, ok? Ma sta ridando in mano il Milan a a chi ha Forlani, eh? sbagliato tutto, a chi ha Eh, sbagliato tutto, e questa è la cosa. non proprio a un dirigente di provata bravura, cioè, quantomeno o gli impone di fare 3 passi indietro dopo aver scelto il DS e gli dice, ok, scegli pure il DS, ma va bene così. Però non credo che sarà così, conoscendo i miei polli. no, non sarà così. No, ma infatti, intanto grazie a Simone Giacomo che ci ha Grazie. dato 12 euro. E anche Esatto. a Eieto AI84 che ci Sì, che non dona 2 possiamo euro leggergli e il 49. messaggio. Vabbè. No, esatto. No, detto, cioè, Vabbè, è un errore di battitura, sempre a pensare male. sì, sì. Noi in caso evitiamo di leggerlo. No, stavo dicendo, ma non avevamo dubbi che questa cosa fosse così. Il punto è che siamo sempre lì, gira e rigira, siamo sempre lì. Il bene del Milan è sotto terra, è sotto terra. Cioè, abbiamo vinto una partita raccapricciante, tendente a raccapricciante 3-2 ed escono subito dopo queste cose qua. Cioè, Sì, siamo tra l'altro è un minuto dopo. un minuto dopo e quindi perché hai vinto sono uscite le parole che Furlani comanda? Se perdevi uscivano le parole che invece forse aveva potere anche Ibra? Cioè, di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, è veramente una situazione cioè, tra il tragico e il comico. Tra il tragico e il comico, io non saprei definirle l'altro, tra il tragico e il comico. Cioè, non vedo altri sbocchi, cioè, non è una... Dai, non esiste. Il Milan è Però, no, classifica, Henry, no, 4 io faccio una domanda a te e a tutti quanti. Una volta che abbiamo visto questo viaggio, ok, e ci sta, averlo visto, è documentato, eccetera, ci aspettavamo dentro di noi, nel profondo di noi, che sarebbe andato in maniera diversa? No, no, sai cos'è che a me stupisce? A me stupisce una cosa, una cosa stupisce, è che siamo all'8 di marzo, da un paio d'anni, vogliamo essere buoni, dall'inizio di questa stagione, ogni volta pensi che sia arrivato il fondo e ogni volta si scava di un paio di metri in più. A me quella è la cosa che stupisce, che non ci sia nemmeno la consapevolezza e il capire che si è arrivato al fondo e invece si scava sempre di più in questa situazione, cioè si scava sempre di più. È arrivato Vabbè, il fondo. Esatto. dovrei parlare anche della partita in tutto questo, però non Ma Anche perché so. sono arrivate le parole di Conseil, se ti interessa. Sì, queste le concludo leggiamo. concludo dicendo che cioè, in questo momento è sbagliato pensare a Gerry Cardinale come un giudice tra Furlani e Ibrahimovic.
E questo forse che, cioè ci si è fatto un'idea sbagliata su questo, cioè Gerry Cardinale non ha più potere di Furlani e non l'ha mai avuto, perché altrimenti, dato che Zlatan Ibrahimovic è un uomo di Cardinale, non ci sarebbe neanche stata questa sorta di battaglia interna. La battaglia non esiste perché comanda chi ha in mano il Milan. Non è che Cardinale deve decidere tra Furlani e Ibrahimovic. E questo è il punto, che forse alcuni tifosi non avevano capito o non si aspettavano o speravano non fosse così. Però il comando è questo, da sempre. Non è andato, Furlani non è andato negli Stati Uniti per dire a Cardinale: ti prego Gerry, fai decidere me, non No, Ibra. È andato a dire: assolutamente. caro Gerry, decido io. Fine dei discorsi, cioè è andata più così che cos'ha. Leggiamo le parole di Conceição, un secondo che torniamo alla partita, poi chiuderemo su questo argomento. Risponde a domanda sul primo tempo, dove era stato dipinto come uno dei migliori per intensità e fluidità, poi la reazione dalla panchina. Hai fatto una foto della partita veramente corretta. Abbiamo avuto un po' più di tempo in settimana per preparare questa partita. Sapevamo forze e debolezze del Lecce. Abbiamo preparato molto bene, con i giocatori applicati a fare quello che ho chiesto. Sergio, anche tu, dai, fai una bella cosa. Di anche a lui. Cioè, con Ibra. Ma cosa hai preparato bene? Potevi prendere 3 pere dal Lecce il primo tempo, che hai lasciato gli aeroporti. Io non impazzisco. Ma preparata bene cosa? Forse da metà campo in giù, perché Vabbè, il è Lecce in giocava come linea. te con gli aeroporti. Vabbè, ma cioè, nel senso, lui prima della Lazio ha detto che avrebbe avuto per la prima volta una settimana per preparare una partita, la vince e questa è la motivazione, cioè mi aspettavo questa spiegazione. Tra l'altro l'aveva ribadito anche ieri in conferenza stampa. Vabbè, li continuo a leggere. Abbiamo creato occasioni, segnato 2 gol annullati e poi siamo andati sotto. Nel secondo tempo non siamo rientrati come volevamo, hanno fatto il secondo, sembrava difficile recuperarla, poi è venuto fuori il carattere dei giocatori e abbiamo ripreso. Che tra l'altro, per una volta lo possiamo dire al contrario, abbiamo avuto fortuna. Perché la fortuna, come sempre, si equilibra alla fine della stagione. Insomma, se non passava Gallo sulla sbucciata di Joao Felix, non so se la riprendi. Ah, va bene. Delle volte non è l'atteggiamento, è anche l'avversario che ha qualità. Mi piace molto lavorare sul campo, non è una scusa. Penso che i ragazzi hanno carattere, bisogna buttarlo fuori sempre. Deve essere una... dai, questo carattere, ma basta. Il ruolo ideale di Pulisic, partendo dalla fascia, si trova molto bene nei corridoi centrali, poi dipende dalla strategia della partita. È vero che oggi ha cominciato a sinistra, ma io volevo lui. Vabbè, non ha detto niente, ragazzi. Non so, ha parlato molto di Pulisic che può venire in mezzo al campo. Non so. Sì, lo Va bene. Ma fin da quando è stato acquistato si sapeva che era così. Cioè, Sì, credo da quando gioca a calcio che fa. e si sapeva che Ha nasce parlato- a sinistra e giustamente quindi è sempre stato schierato a destra e che può svariare in mezzo. Ha parlato anche Leao. Sì, No, ma l'abbiamo già letto. Sì, le abbiamo Ah, lette l'avete prima. letto prima, ok. Sì, era l'ennesimo nulla. Niente. Niente, esatto. Va bene, ragazzi, ci aspettano 2 settimane, che poi arriverà la sosta, dove a questo punto o si deciderà il direttore sportivo e capiremo un po' cosa succederà del nostro futuro, capiremo la controparte che sembrava a questo punto essere quella che aveva fatto tutti i discorsi legati al direttore sportivo, cosa deciderà di fare. Se Moncada riuscirà a rifare l'8º salto della quaglia e ripassare un'altra volta dalla parte di Forlani, dopo che invece era passato dalla parte di... Ma non lo so, ragazzi. Ma non si- Posso sottolineare che tra l'altro molto sono divertenti i commenti in chat che dicono adesso il coro della curva cambierà. Cosa sarà? Furlani devi vendere? Elliott devi vendere? Cambierà il coro probabilmente. Sì, non lo so. Ragazzi, stasera ci si è esposti molto, eh. Cioè già per me ci si era esposti prima di Milan-Lazio dicendo tutte le decisioni passano da me. Stasera è l'ammissione definitiva, cioè mi sembra abbastanza palese. Sì, ma adesso stiamo andando a braccio, per l'amor di Dio. Quindi qui stiamo veramente andando senza fatti concreti sotto.
Però se Furlani va da cardinale ed esce questo, mi aspetto anche che la proprietà Redbird in generale avrà dei movimenti. Sì, è strano, Cioè che ci siano ha anche dei anche poco movimenti senso. generali e finali su questa situazione, perché non penso che Redbird col pieno potere di AC Milan si metta a, diciamo così, dire, abbassare la testa e dire va bene, non è un problema, campo libero, arrivederci. Insomma, credo che ci sarà modo per parlarne molto di questa situazione Sì. nel prossimo futuro. Ringraziamo anche Bruno che ci ha donato $10. Avvocato Sì, della ci Scala, sono mettere insieme tante le accordate donazioni. investitori, riprendiamoci il Milan. Qualcuno convina Giovanni Ferrero. Vabbè, è difficile. Allora, Simo, scusa, fammi ringraziare al volo Luca che prima si era abbonato, ci abbiamo messo un po' a ringraziarlo, ci ha fatto notare, ha fatto anche bene, Luca, grazie. E poi sì, tu hai fatto un'altra donazione, Gabriele ha donato 2 euro, Simone Leccese pure, grazie ragazzi, grazie di cuore. Li avete ringraziati tutti? Sì, ok. Sì, penso di sì. Grazie mille davvero perché stasera siete stati tantissimi a farci tante donazioni e, insomma, ci piacerebbe che fosse sempre così perché per noi è davvero molto importante. Allora, vabbè, domani mattina ripartiamo alle 7 spero con un po' più di lucidità con quello che è successo stasera, ma soprattutto quello che sono le notizie riguardanti i nostri ennesimi, insomma, cambi di potere oppure no, in realtà, all'interno del Milan. Quindi ne parleremo, faremo anche qualcosa di un pochino più approfondito, insomma. Questo ci ha un po' preso in contropiede, dovevamo fare il post partita sulla gara in realtà, cioè non su quello che era il futuro del Milan, quindi magari domani Quando mattina... ormai, ma da quando con questa proprietà si parla di calcio? Ormai io ho perso speranze a tutti i livelli. Cioè, l'ultima settimana, quando mai abbiamo potuto parlare di calcio? No, ma ripeto, poi è stato abbastanza emblematico perché il Milan non vinceva da 3 partite. È stata una vittoria rocambolesca, anche bruttina, per carità, però 2 ore, 2 ore post partita potevamo viverle un attimo meglio? No, vabbè. No. Che vi devo dire, ragazzi? Grazie per le donazioni, soprattutto in un momento così, perché noi ci siamo sempre nei momenti belli e nei momenti così. Abbiamo anche gli ultimi due proprio sul gong, che sono, calma, non tiratemeli via. Claudio Andiabati, che si abbona per il 35esimo mese, che convertitelo voi in anni perché io non ce la faccio, sono troppi mesi per me. Quasi 3. E anche Kain Marco 76 che dice forza Radio Rossonera, ci danno 2,50 euro. Grazie a tutti. Grazie ragazzi. Va bene, ci ritroviamo domani mattina per appunto parlare più che della partita, come avete capito parleremo di altro. Poi ci ritroviamo come sempre da lunedì mattina in poi per vedere da questa settimana quali altre puntate della soap verranno partorite e capiremo un po' cosa succederà appunto dei nostri intrighi di potere in questa che ormai è diventata una serie crime più che calcio. Henry, grazie. Sì, dal season finali o non lo so se è la prima della season dopo di House of Cards è tutto, direi. Un saluto, buona serata a tutti e ci ritroviamo prossimamente. Fate i bravi in questo sabato sera. Grazie per le donazioni e gli abbonamenti e a presto. Jack, non dico niente su Milan Futuro. Io ti dico solo che il Sestri Levante ha vinto, quindi adesso Milan Futuro è ultimo nel girone B di Serie C. Ci hanno provato a lungo e oggi sono riusciti nell'obiettivo di arrivare ultimi. Ne parleremo martedì mattina alle 7 come al solito, sempre col buon direttore che è entusiasta di parlare sempre in continuazione di Milan Futuro. E comunque permettetemi in conclusione, cioè adesso paragonare tutta questa situazione a House of Cards mi sembra offensivo per House of Cards. Cioè, una serie crime brutta questa situazione, possiamo dirlo. Buona serata a tutti, uscite e divertitevi. Bea, buona serata. Buona serata, grazie a voi per tutte le donazioni e anche per gli auguri che mi avete fatto in chat, grazie mille. Buona serata.
Buona serata anche da parte mia, ci ritroviamo domani, poi ci ritroviamo poi nel resto della settimana, compreso di Giacomo per appunto Milan Futuro, ritornerà Mister Emanuele Bottoni alle 19 per la San Siro Bottoni, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, torneremo a risederci davanti alla TV e goderci la serie che tanto ci piace, da 4 anni a 5, che ci piace tanto. Buona serata a tutti, buon weekend.